Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Benvenuti all'episodio 3 della serie Come nasce l'italiano? Alla fine dello scorso video siamo arrivati al 1300 e abbiamo visto la situazione politica della penisola italiana. Pace di Caltabellotta, il sud della penisola cambia faccia, la Sicilia in qualche modo si isola perché diventa Regno di Sicilia o anche chiamato Regno di Trinacria e si stacca idealmente dalla penisola, mentre prima faceva parte di tutto il regno che copriva il territorio del sud Italia, mentre il centro-nord vede protagonisti i comuni, che però nel corso del 1300 andranno incontro a delle lotte interne, no? Che già ci sono nel corso del 1200. Le lotte interne nei comuni non vengono proprio gestite benissimo e quindi ci saranno dei signori che si impongono sugli altri e alcuni comuni si trasformeranno in signorie. Ma vorrei iniziare l'episodio di oggi rispondendo a due domande. Allora, come vedete, abbiamo tante cose di cui parlare. Ho fatto questa mappa concettuale per aiutarci a visualizzare il nostro percorso di oggi. Allora, come prima cosa vorrei rispondere a questo commento qui di Mica. Volevo chiederti se l'opera di Giuseppe Verdi, I Vespri siciliani, ha a che fare con quello che hai raccontato in questo video. Nell'episodio 2 abbiamo parlato dei Vespri siciliani, ovvero delle rivolte che portano poi alla divisione del Regno di Sicilia dal Regno di Napoli. Ho trovato un documento molto interessante di un anonimo messinese scritto intorno al 1290 che si intitola L'urebellamentu di Sicilia, lu quali ordinau e fici fari misser Ioanni di Procita contra re Carlu. Questo è il racconto in prosa, in volgare siciliano, di quello che è successo appunto durante i Vespri siciliani. E già dal titolo noi capiamo che c'è di mezzo questo Giovanni di Procida, Giovanni da Procida, che era appunto un fedele di Federico II e quindi aiuta Pietro III d'Aragona a innescare questa rivolta contro re Carlo d'Angiò. Trovate il link nella descrizione del video qui sotto. Poi continuiamo il nostro percorso rispondendo ad un altro commento. Questo commento, innanzitutto grazie per tutti i commenti che avete lasciato agli episodi precedenti. Partendo da questo commento possiamo un po' proseguire il nostro percorso di oggi. E come vedete ho sottolineato alcune parti in colori diversi perché ogni colore rappresenta un percorso diverso. Leggiamo tutto il commento. Queste forme di italiano volgare, oltretutto non così volgari poi, anche perché erano scritte e sottolineo scritte dalla classe colta, non erano poi così differenti le une dalle altre. Secondo te, quando e come si sono prodotti i dialetti veri e propri, che presentano decisamente tratti più distintivi e divergenti gli uni dagli altri? Andiamo con ordine. Vediamo il primo punto. Queste forme di italiano non sono così volgari, perché erano scritte, e sottolineo scritte, dalla classe colta. Certo, non ci sembrano così volgari perché comunque l'influenza del latino è ancora molto forte. Se ci pensate ancora oggi tra le lingue romanze, se mettiamo a confronto italiano e spagnolo, oggi nel 2026, le due lingue presentano molte somiglianze, molti tratti simili. Perché? Perché hanno come origine comune il latino. Nel tempo i volgari si sono evoluti in quelli che oggi chiamiamo dialetti. Però in questo momento storico, quindi nel corso del 1200, arrivati al 1300, non possiamo considerare
i volgari come sono i dialetti di oggi, perché è ovvio che oggi sono molto più diversi, molto più caratterizzati da tratti diversi, perché oggi siamo molto più lontani nel tempo rispetto al 1300 e quindi ci sono secoli che ci dividono da quel momento e tutto questo tempo è stato assolutamente necessario per far sì che i vari dialetti d'Italia, i vari dialetti e le varie lingue d'Italia si allontanassero un po' tra di loro, soprattutto nel momento in cui viene scelto uno dei volgari per essere la lingua di tutto il paese. Quindi in questo momento storico ci sta che non siano poi così volgari come intendiamo i dialetti oggi e non possiamo però fare questo confronto perché appunto ancora nel 1200 siamo vicinissimi al latino in qualche modo e non dimentichiamoci che il latino è ancora usato, il latino è forte in tutto e per tutto. E poi i testi che abbiamo visto la scorsa volta erano testi scritti, ovviamente. Diciamo che l'analisi dei testi scritti è l'unica cosa che abbiamo per cercare di capire il passato, perché ovviamente non eravamo lì ad ascoltare i discorsi. Quindi sì, sono testi scritti da chi aveva un livello di alfabetizzazione alto, perché poteva scrivere determinati tipi di testo, però vi propongo una lettura, cioè che innanzitutto i colti erano bilingui, no? Perché sappiamo che nella situazione di diglossia che caratterizza il 1200, c'erano i colti che parlavano e scrivevano il latino, ma parlavano anche il volgare della propria città in qualche modo. Per esempio Dante parlava latino, scriveva in latino, parlava anche il volgare fiorentino. Perché i colti scrivono in volgare? Perché si nota, nei testi che abbiamo visto insieme, si nota una sorta di avvicinamento tra i colti e il popolo, perché abbiamo visto le laude religiose, i testi religiosi di San Francesco, per esempio. Perché li scriveva? Perché voleva includere la cittadinanza, la popolazione nei riti religiosi e quindi ci viene da pensare che il popolo comprendesse queste laude che cantava. Stessa cosa ai testi giullareschi, la figura del giullare andava un po' a coprire quella distanza tra il popolo e i potenti, no? E dei testi giullareschi abbiamo poche testimonianze scritte perché erano principalmente testi orali. Però per esempio la scorsa volta abbiamo visto l'esempio di Rosa fresca aulentissima di Cielo d'Alcamo, che faceva parte della scuola siciliana, ma allo stesso tempo questo testo si può inserire nella letteratura giullaresca perché lui usa un volgare siciliano medio-basso per prendere in giro i poeti siciliani. Tornando appunto al punto di partenza che abbiamo visto, c'è questo avvicinamento tra colti e popolo. Abbiamo esplorato brevemente i testi, però anche dal punto sociale lo spazio tra i colti e il popolo viene occupato durante il 1200, durante in realtà tutto il basso medioevo. Nascono anche nuovi ceti sociali. Sappiamo che nasce la borghesia, nascono le corporazioni delle arti e dei mestieri, quindi c'è la figura degli artigiani e nasce anche la figura dei mercanti e la figura del mercante introduce un nuovo tipo di cultura che sì, ovviamente sapevano leggere, sapevano scrivere, sapevano contare, ma era una cultura pratica. E poi se volete approfondire vi lascio sempre tutti i link nella descrizione del video qui sotto. Fin dai primi del 200 il nuovo ceto cercò di istituire un proprio percorso formativo indirizzato ai giovani figli dei commercianti.
era necessario che i mercanti fondassero delle scuole capaci di impartire tutte le nozioni necessarie per intraprendere l'attività, e questo portò ad un iniziale contrasto con le istituzioni ecclesiastiche. Da sempre la principale fonte di cultura e di istruzione nel mondo medievale. Quindi con l'avvento di questo nuovo ceto sociale si vanno un po' a riorganizzare le cose, quindi la cultura in qualche modo cambia anche la definizione di colto. Torniamo a noi. Abbiamo visto che il volgare si espande, ok? Si diffonde anche allo scritto. Nella prosa, invece, c'è una resistenza all'uso del volgare, perché la prosa aveva un valore morale didattico e quindi rimaneva molto forte l'influenza del latino per quanto riguardava i testi magari filosofici, retorici, didattici, e invece nella prosa un po' più narrativa era forte invece la lingua d'Oil, che era il francese, perché ovviamente tutta la letteratura cavalleresca era estremamente popolare in Europa. Un altro testo molto importante che viene scritto alla fine del 1200 è il cosiddetto Milione, il cui titolo originale era in realtà Devisement du Monde, che è appunto il famoso milione dettato da Marco Polo a Rustichello da Pisa, che era un noto autore di romanzi cavallereschi. I due si incontrano in prigione a Genova e quindi Marco Polo comincia a raccontare le sue avventure, le sue esperienze a Rustichello da Pisa, che le scrive appunto in prosa. In che lingua viene scritto il Milione? Viene scritto nella lingua chiamata franco-veneto, che era un ibrido tra la lingua d'Oil e il volgare veneto, utilizzato per la diffusione della letteratura romanzesca nel nord Italia. Qui vi ho messo dei link per andare a leggere il testo originale, e poi l'altro link sono invece le diverse traduzioni e le diverse versioni, tra cui troviamo anche quella in toscano. Latino e lingua d'Oil resistevano nella prosa, però c'è chi ha sperimentato. Il primo a farlo fu un grammatico bolognese che si chiamava Guido Faba. Guido Faba fu autore di molti trattati di retorica ed epistolografia, è il maestro più famoso e importante della scuola bolognese. Scrive Gemma Purpurea, che è un trattato didattico-retorico che insegna come scrivere lettere. In questo testo l'autore inserisce delle formule in volgare bolognese. Quindi lui ci prova, perché in qualche modo capisce che anche nella prosa c'è spazio per il volgare. Un altro autore che prova a scrivere in volgare, in prosa, è Dante Alighieri, che lo fa nel Convivio. Quest'opera, scritta tra il 1304 e il 1307, periodo in cui Dante è in esilio, perché sappiamo che Dante è in esilio dal 1302, viene esiliato da Firenze per lotte interne comunali tra guelfi bianchi e guelfi neri, viene esiliato e non farà mai più ritorno a Firenze e vaga nel centro-nord Italia. Comunque, tra il 1304 e il 1307 scrive questo Convivio, che è considerato il primo trattato filosofico in volgare. L'obiettivo del Convivio è quello di allargare la platea dei cosiddetti colti alle persone che non parlano latino, che parlano solo volgare, ma che in ogni caso hanno una propria cultura. Ed era così tanta la reticenza nell'uso del volgare in prosa che Dante, nel capitolo 5, trattato 1 del Convivio, si scusa, cioè comincia a fare tutto un discorso sul perché lui usa il volgare. Bene, anche qui vi lascerò il link se volete andare a leggere il Convivio. Benissimo, e quindi abbiamo esplorato il primo punto. Un'altra osservazione che viene fatta in questo commento è che i volgari non erano poi così differenti gli uni dagli altri. Abbiamo parlato della origine comune latina, quindi non ci ripeteremo,
però è effettivamente un'osservazione giusta ed è la stessa osservazione che in qualche modo fa Dante nel De Vulgari Eloquentia, un altro trattato scritto tra il 1303 e il 1305, probabilmente scritto dopo il Convivio, perché nel Convivio c'è una parte in cui lui dice ma io tratterò questi argomenti in un altro trattato e si capisce che fa riferimento a quello che sarà poi il De Vulgari Eloquentia. Questo trattato è scritto in latino però, perché? Perché in questo caso il pubblico di riferimento è quello dei colti e quindi lui vuole convincere i colti dell'eloquenza del volgare, della capacità del volgare di essere usato innanzitutto in poesia, perché sulla poesia si concentra questo trattato, ma poi anche in prosa, perché infatti cosa ci dice Dante? Ho questa versione qui di Garzanti a cura di Vittorio Coletti. Nel libro secondo Dante scrive, ovviamente vi leggo la traduzione in italiano: il volgare illustre italiano è degno di essere usato tanto in prosa quanto in versi, ma poiché sono i prosatori a riceverlo dai compositori di poesie, e ciò che è composto metricamente sembra porsi come esemplare per la prosa, cominceremo a dipanare la matassa a partire dal linguaggio in versi. In questo trattato Dante va alla ricerca di quello che si può considerare il volgare illustre e lo fa cercando anche dal punto di vista musicale qual è il miglior volgare per essere usato in comune nella poesia. Perché poi lui ci dice che dalla poesia i prosatori prendono ispirazione. E questo ci porta alla famosa metafora della pantera profumata. La pantera era un'allegoria molto diffusa nel Medioevo, soprattutto dal 1200 in poi, che indica la poesia. Si pensava al tempo che la pantera avesse una bocca assai profumata e così lasciasse una scia dei suoi spostamenti. Ma per i cacciatori che pensavano a catturarla era pressoché impossibile trovarla. Quindi ne sentivano il profumo, la scia, ma mai la prendevano. Così per i poeti del 200 era la poesia. E Dante usa questa allegoria per parlare metaforicamente di questo volgare illustre che è al contempo in nessun luogo d'Italia ma è comune a tutti i luoghi d'Italia. E infatti lui nel libro 1, paragrafo 16, ci dice che se operiamo in quanto uomini d'Italia, e qui in latino dice homines latini, abbiamo alcuni semplicissimi dati di costumi, di usanze e di lingua, sulla base dei quali si soppesano e misurano le azioni degli italiani. Le operazioni più nobili fra quelle proprie degli italiani sono quelle che non appartengono specificatamente a nessuna città e però sono comuni a tutte. Tra queste si può adesso vedere quel volgare di cui prima eravamo a caccia, il quale profuma in qualsiasi città e non sta in nessuna. E poi continua. Può, è vero, profumare più in una che in un'altra allo stesso modo che la più semplice delle sostanze. Dio si rivela più nell'uomo che nell'animale. E poi continua. Allora definisco illustre, cardinale, regale e curiale quel volgare d'Italia che è di ogni città italiana, ma non sembra appartenere a nessuna, e sulla cui base tutti i volgari locali degli italiani sono misurati, valutati e confrontati. E questa è l'intuizione importante di Dante. Un'altra cosa molto interessante di questo trattato è che Dante ci dice quali erano i volgari parlati nella penisola all'inizio del 1300. Online sono riuscita a trovare questa cartina che un po' fa vedere che cosa descrive Dante. Dante dice: dico innanzitutto che l'Italia è divisa in due parti, destra e sinistra. Se si vuole sapere quale è la linea divisoria, risponderò rapidamente che è lo spartiacque appenninico. La parte destra sgronda nel Tirreno e la sinistra invece nell'Adriatico. Le regioni di destra sono la Puglia, ma non tutta, e ovviamente quando dice Puglia sul lato destro
non fa riferimento alla Puglia come la intendiamo oggi, ma fa riferimento alla parte che oggi corrisponderebbe alla Calabria e alla Basilicata, perché al tempo Apulia era tutto il sud Italia. Quindi poi dice Roma, il Ducato, la Toscana e la Marca genovese. Quella di sinistra invece sono una parte della Puglia, che è appunto la Puglia che intendiamo oggi, la Marca anconitana, la Romagna, la Lombardia, la Marca trevigiana con Venezia. Il Friuli e l'Istria non possono che essere della sinistra d'Italia, così come le isole del Tirreno, Sicilia e Sardegna non possono che essere della destra, o sono comunque da associare ad essa. Su entrambi i lati le lingue degli uomini variano. I siciliani parlano diversamente dagli apuli, gli apuli dai romani, i romani dagli spoletini, questi dai toscani, i toscani dai genovesi e i genovesi dai sardi. E così i calabri differiscono dagli anconitani, costoro dai romagnoli, i romagnoli dai lombardi, i lombardi dai trevigiani e dai veneti, questi dagli aquileiesi e questi ultimi dagli istriani. Cosa su cui nessuno italiano, credo, dissentirà da me. Insomma, la sola Italia sembra diversificarsi in almeno 14 volgari. Poi tutti questi volgari si differenziano al loro interno, come in Toscana il senese dall'aretino e in Lombardia il ferrarese dal piacentino. E persino nella stessa città osserviamo qualche variazione. Per cui, se volessimo calcolare tutte le varianti dei volgari italiani, le principali, le secondarie, le minori, anche solo in questo piccolissimo angolo di mondo, finiremmo per contare 1.000.000 di varietà linguistiche, anzi, persino di più. Io vi consiglio di leggere questo trattato perché è molto interessante e anche molto divertente, perché in sostanza Dante esprime dei giudizi positivi su alcuni volgari e dei giudizi negativi su altri volgari. E i giudizi negativi sono in realtà molto divertenti, leggendoli oggi. Ve ne vorrei leggere un paio. Allora, vi dico subito che Dante ha un giudizio positivo sul siciliano, sul bolognese e sul toscano, ma solo quello dell'amico Cavalcanti e il suo. Entrambi sono fiorentini, quindi immaginiamo che sia favorevole al fiorentino come volgare illustre. Però poi in altri punti del trattato ci dice che il fiorentino in realtà non è fantastico, anche musicalmente, per essere il volgare illustre. E quindi lì ci lascia un po' con il dubbio. E poi in sostanza su tutti gli altri volgari esprime un giudizio negativo. E il trattato rimane incompiuto, quindi non abbiamo una conclusione. Però vi leggo quello che riguarda me, in quanto romana. Se il volgare italiano risuona in tante varietà, andiamo a cercare la lingua più bella e illustre d'Italia. E per fare alla nostra caccia una buona strada, cominciamo ad estirpare dal bosco i cespugli intricati e i rovi. Allora, dato che i romani presumono di valere più degli altri, non sarà male in questa pulizia o sradicamento cominciare da loro, affermando che non sono da considerare in nessuna teoria dell'eloquenza volgare. Dico infatti che quello dei romani non è un volgare ma un turpiloquio. Certo, la lingua più brutta tra tutte quelle d'Italia. Né ce n'è da meravigliarsene, visto che sembrano essere i peggiori di tutti per costumi e usanze. Era un po' antipatico, non si risparmia neanche nei confronti dei toscani, perché dice: passiamo poi ai toscani, che, rimbecilliti dalla loro demenza, arrogano a sé il titolo del volgare illustre. E qui non è soltanto il volgo a sragionare, ma so che persino più di un importante personaggio è di questa idea. E poiché i toscani in questa follia strepitano più degli altri, sembra giusto e utile sgonfiare uno ad uno della loro superbia i volgari municipali di Toscana. Ma se quasi tutti i toscani sono rincretiniti nel loro turpiloquio, pure io credo che alcuni abbiano raggiunto l'eccellenza nel volgare, come Guido, Lapo e un altro,
tutti di Firenze, e Cino di Pistoia. Allora, se si esaminano le parlate toscane e pensiamo a quanto da esse si sono discostati uomini di così alto onore, non c'è poi dubbio che il volgare che cerchiamo è ben diverso da quello di cui è capace la gente di Toscana. Allora, ci rimane un terzo punto da affrontare. Quando e come si sono prodotti i dialetti veri e propri? Allora, non saprei darvi una data precisa perché non penso ci sia. Da quello che io comprendo, quella dei volgari, che oggi chiamiamo dialetti o lingue regionali, è un'evoluzione nel tempo lenta. Probabilmente è stata favorita questa evoluzione anche da eventi storici. Per esempio, all'inizio parlavamo dell'isolamento della Sicilia dopo la pace di Caltabellotta. Quello potrebbe essere stato un momento per sviluppare degli elementi caratterizzanti. Quindi poi nel corso della storia tutte le zone della penisola sono state più o meno isolate, no? E quindi quei momenti probabilmente hanno favorito lo sviluppo di tratti caratterizzanti dei vari volgari. Qui vi lascio con un punto di domanda. Approfondiamo in un altro episodio perché oggi abbiamo detto tante cose e io direi che sia giunto il momento di fermarci. Non mi resta che invitarvi a lasciare commenti e riflessioni qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato anche questo episodio e vi do appuntamento al prossimo. A presto! Ciao!